il 12 e il 13 giugno. Arrivarono a Montepastore questi partigiani, una squadra, e poi Iadene finì sul Monte di Vignolo e si erano stabiliti lì. Era la squadra del Lupo, della Stella Rossa, e allora abitava mia sorella sul Monte di Vignolo con suo marito, 2 figli e i bimbi. Il giorno dopo che arrivarono i partigiani li portarono qui a Montepastore dai nonni. Passò una macchina in quei giorni lì, circa il 21-22 giugno 44. Del 44. Erano tedeschi, passarono da Montepastore. Noi eravamo lì davanti alla chiesa quando passò i tedeschi, perché prima era passata una squadra di partigiani che stavano per venire a Tolè, che dicevano che andavano a disarmare il presidio dei fascisti. Noi altri sapevamo che c'erano i partigiani che venivano a Tolè, eravamo sul piazzale della chiesa, accorso tutto, camminammo tutti lì nel prato a vedere i partigiani, che li vedevamo ancora sulla strada sopra la villa di una casa che si chiama La Villa, prima di arrivare nelle pratole. Allora nel frattempo spunta su questa jeep su per la strada della villa, i partigiani sparirono tutti, neanche farla apposta. Sentì una raffica completa, accorso tutto in tepra, guardè, avevano ma si è visto solo 2 o 3 persone che tiravano via la jeep che era rimasta in mezzo alla strada ferma. E poi nel frattempo queste persone che erano quei partigiani tirarono via i morti dalla camionetta, ma uno era rimasto vivo, che l'abbiamo poi imparato dopo, in seguito. E poi forse fecero la buca, che misero dentro questi morti. E poi coprirono tutto e spingevano questa jeep a mano giù per la Cavedagna per arrivare nel lavinetto chiamato il Lavino, dove nasce il Lavino di Montepastore, di Monte San Pietro, e proprio lì sulle pratole. C'era un rudere in più avanti 200 metri, sempre questo lavinetto, la spinsero dentro questo rudere, poi la macchina lasciarono lì e via, finì. E nel frattempo tornarono indietro, si videro noi sempre il 21, il 22 esatto non so preciso, passarono i partigiani indietro ma senza far del rumore. Tornarono sul Monte di Vignolo e dopo qualche giorno, adesso come fagno, se arrivano, se imparano via in supplè, come fagno, eravamo verso il 23, il 24, perché il rastrellamento dei tedeschi è venuto il 29 o il 30 giugno. Come facciamo e non facciamo? Cosa pensano i contadini lì di Montepastore? Con le bestie presero l'aratro e poi ararono la Cavedagna per coprire il trucco dei morti, per vedere che non si vedessero che era stata arata da seminarci qualcosa. Qui eravamo alla fine di giugno, forse. Se da si deve scrivere tu adesso, diceva che mi sapevano dire ogni tedesco, non sapevano bene che ne era 3 suppletti. Un altro l'avevano tolto, l'avevano preso con sé sul Monte di Vignolo, con zaino in spalla, che avevano la radio trasmittente, perché loro avevano già trasmesso forse, che erano sulle pratole, perché i tedeschi quando fecero il rastrellamento li cercavano oltre le pratole, perché si vede che loro avevano già trasmesso che erano già sulle pratole. E questo capita
si versa sempre quelle giornate lì, 24, 25, così. E noi altri sempre con sempre più paura, si ferra sta merda, se capita. La bella mattina mi ero in la stalla, era verso le 7:30 di questi giorni, in giugno già c'è il sole, già alto. Vedo i tedeschi che venivano in qua da sulle pradole di Bellavista, che c'è una casa che si chiama Bellavista. Io misi lì l'attrezzo, il forcone e scappai sotto casa che c'era il grano, tutto, che era già sdraiato per terra con i fulmini. Io mi sdraiai lì sotto e nel frattempo che ero sdraiato lì sentì degli spari, dico Dio gli ha ammazzato papà, perché erano dentro stessi, i tedeschi li ha ammazzati. Invece erano i tedeschi che sparavano di là, sparavano quella gente che era su per il bosco. Anche lì vicino al campo dove ero nascosto io, che mi cadevano i bossoli vicino a me, per terra. Quando siamo stati verso le 10, le 11 del giorno, abbiamo sentito come una bomba esplodere. I tedeschi che erano arrivati sul monte di Vignola, che per loro avevano già liberato il monte, i partigiani non c'erano più, erano scappati via. Quando è venuto il rastrellamento siamo stati fortunati perché a Montepastore avevano rastrellato più di 200 persone. Erano tutti nel cortile di mia sorella, l'Elide. Fino alle 4 della sera li hanno tenuti tutti in ostaggio. Non hanno trovato i tedeschi morti, non hanno trovato niente, neanche la macchina, o che non l'hanno vista, o che non hanno voluto vedere e che non li vedevano. Ecco. Lì una cosa è rimasto un po' di un mistero. Alle 4 della sera li hanno poi liberato, dopo che è saltato, hanno visto saltare per aria con la bomba il monte di Vignola, la casa e la stalla dove c'erano le mucche, che dopo gli hanno preso anche le mucche, tutto, i tedeschi giù. E mia sorella e suo marito sono stati 2 o 3 giorni che non sapevamo niente. E così passarono i periodi, uno dei periodi più brutti, un piccolo periodo lì, che l'abbiamo vissuto sulla pelle nostra dal 21 circa alla fine di giugno.